Ciao a tutte e benvenute sul canale del Cestino dei Tesori Maglioncinetto. Oggi vedremo insieme la lavorazione di una sciarpa Granny che non vedete finita perché non ho il prototipo, però ho già preparato delle mattonelle, vedrete che è semplicissima e velocissima da fare, quindi la faremo insieme veramente in men che non si dica. L'unica cosa che vi dico è che ho usato, come per gli altri progetti, l'uncinetto del numero 3, ho usato il filato bravissimo della Tessiland che è un 100% acrilico e ha 150 metri in 50 grammi, nei colori rosa, come vedete, rosa, beige e bianco. E basta, l'unica cosa che ci servirà per questo progetto sono un paio di forbici e una coda lana. Possiamo iniziare. Iniziamo facendo 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Chiudiamo in tondo. 1, 2 e 3 catenelle. Nel nostro cerchio andiamo a lavorare una e 2 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Quindi le prime 3 catenelle che abbiamo visto sostituiscono la prima maglia alta, ma questa è la mattonella più classica che conosciamo. 1, 2 e 3, e all'interno del cerchietto andremo a fare ancora 3 gruppi di scusate, giusto 3 gruppi di 3 maglie alte per un totale di 4 gruppi di 3 maglie alte. Due e 3. Finiamo con 2 catenelle, ci ricongiungiamo alla terza catenella di avvio e con l'uncinetto e punti bassissimi ci muoviamo fino al primo archetto. Ok, prendiamo le forbici e stacchiamo il filo. Ok, adesso prendiamo il rosa. Con il rosa facciamo il secondo giro. Ovviamente io né per questo né per gli altri progetti vi ho dato la grammatura del filato perché sostanzialmente sono pochissimi grammi e potete utilizzare tutti gli avanzi che volete, quindi basta abbinare i colori nella maniera che più vi piace e sicuramente avrete un bellissimo lavoro variopinto, originale, perché ovviamente con i vostri colori, originale. Allora, facciamo il secondo giro e come di consueto iniziamo dall'angolo che precede quello in cui abbiamo effettuato la chiusura, facciamo una maglia bassa e 2 catenelle, poi 2 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Questo è il nostro angolo. 2 e 3. Poi passiamo all'angolo successivo dove facciamo esattamente la stessa cosa. 2 e 3. 2 catenelle, proseguiamo, 2 e 3, poi proseguiamo ulteriormente, passiamo all'altro angolo dove facciamo 1, 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Poi facciamo l'ultimo angolo, 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Adesso abbiamo finito tutte e 8 le mattonelle. La cosa che dobbiamo fare è disporle al nostro piacimento per poi poterle unire. Utilizzeremo il metodo Join as you go, che è semplice, che non solo semplice, ma vi consente anche di ridurre al minimo le odiose codine del lavoro, che è una di quelle cose che io purtroppo, ve l'ho detto anche 500 volte, non sopporto, cioè proprio una roba che mi fa perdere un po' il gusto della lavorazione. Quindi passiamo adesso alla facciamo questo, poi mettiamo questa, 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 questa e questa. Vedete? Le ho messe tutte belle disposte.
iniziamo dalla prima. Ovviamente voi le potete mettere come più vi pare, cioè nel senso io le ho messe così perché voglio alternare tutti i colori, però nulla toglie che se le volete fare tutte uguali potete farle tutte uguali. Allora, iniziamo facendo il cappietto, prendiamo la prima mattonella e lavoriamo come se fosse una lavorazione granny normale. Facciamo l'angolo, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, poi passiamo allo spazio tra i due gruppi di 3 maglie alte dove andremo a fare 3 maglie alte, poi passiamo all'angolo dove facciamo 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, poi andiamo a fare 1, 2 e 3 maglie alte, poi facciamo 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, poi facciamo ancora 3 maglie alte e poi andiamo a lavorare mezzo angolo. Perché mezzo angolo? Perché adesso vedrete cosa succede. Mezzo angolo, a questo punto vedete ho lavorato praticamente 3 lati su 4 di questo ho lavorato mezzo angolo. Prendiamo la mattonella successiva, la affianchiamo e iniziamo a lavorare nell'angolo e facciamo anche qua mezzo angolo. 1, 2 e 3. Poi la affianchiamo rovescio contro rovescio con quella che abbiamo lavorato. Facciamo una maglia bassa nella mattonella lavorata, torniamo sulla mattonella in lavorazione e facciamo 3 maglie alte. Torniamo sulla mattonella lavorata e facciamo una maglia bassa, mattonella in lavorazione e facciamo 3 maglie alte. Nell'angolo andiamo a fare una maglia bassa, torniamo sulla nostra mattonella in lavorazione e questa volta la lavoriamo separatamente perché dobbiamo proseguire con la lunghezza, diciamo, no? Ecco qua. Lavoriamo questo lato tutto. Facciamo il nostro angolo completo questa volta in questo modo, poi andiamo a lavorare anche questo lato e facciamo come abbiamo fatto prima mezzo angolo, vedete? E a questo punto prendiamo l'altra mattonella e facciamo esattamente la stessa cosa e dovremo farla per tutte e 8 le mattonelle. Ne abbiamo già 3, quindi come capite siamo quasi a metà dell'opera. Sempre la mettiamo rovescio contro rovescio e la uniamo a quella di fianco. Nel caso in cui doveste avere difficoltà, rallentate l'esecuzione del video e guardate una volta senza fare nulla, quindi senza andare avanti con la lavorazione, guardate il video per capire la logica e il meccanismo e poi provate a replicare. Ok, vedete? E ho unito la terza. Adesso proseguiamo la lavorazione nella terza.
facciamo l'angolo, due catenelle di separazione, facciamo l'altro gruppo di 3 maglie alte e arriviamo al lato in cui facciamo soltanto il mezzo angolo e ripartiamo con la quarta mattonella. Riparto con voi e poi finisco da sola perché comunque è sempre la stessa solfa. Allora riprendiamo la mattonella, facciamo, la affianchiamo, facciamo 3 punti alti nell'angolo, la mettiamo rovescio contro rovescio con quella lavorata, maglia bassa, 1, 2 e 3 maglie alte, maglia bassa, 1, 2 e 3 maglie alte, maglia bassa e così via e così via. Adesso io proseguo in autonomia e poi ci vediamo quando la sciarpa è finita. Rieccoci qua, ho attaccato tutte le mattonelle, adesso devo fare, vedete, il bordo che è rimasto scoperto. Ho iniziato a fare la mattonella, quindi l'ultima mattonella si lavora più o meno in maniera normale, si fa il secondo angolo per intero, poi si fa lo spazietto. Adesso dobbiamo andare a chiudere tutti gli angoli che abbiamo lasciato aperti, in questo modo. Entriamo nell'angolo, facciamo 3 maglie alte e poi tra un angolo e l'altro andiamo a fare una maglia bassa, poi andiamo a lavorare nell'altro angolo e facciamo le 3 maglie alte. Adesso lo vediamo un po' di volte, quindi lo capite bene. 2 e 3. Ok, abbiamo i due angoli che non abbiamo chiusi. Entriamo nel primo angolo che non abbiamo chiuso, entriamo nel primo angolo e facciamo 3 maglie alte, così. Poi facciamo una maglia bassa tra le due mattonelle, poi entriamo nell'altro angolo e facciamo le 3 maglie alte. Molto 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 semplicemente, in questo modo. Poi facciamo le 3 maglie alte singole, poi andiamo a fare di nuovo il mezzo angolo, facciamo la maglia bassa tra le due mattonelle, chiudiamo l'angolo, l'altro, quello di fronte, facciamo le 3 maglie alte, 1, 2 e 3, chiudiamo l'angolo, maglia bassa tra le due mattonelle, chiudiamo l'angolo, maglia bassa, scusatemi, no, 3 maglie alte, chiudiamo l'angolo, non ci voleva, facciamo l'altro angolo, guardate che abbiamo quasi finito, cioè guardate qua, neanche una codina da nascondere, guardate che meraviglia. Facciamo le 3 maglie alte, chiudiamo l'angolo, ormai mancano proprio le ultime due mattonelle, guardate che meraviglia, che velocità.
facciamo le 3 maglie alte, chiudiamo anche quest'angolo, chiudiamo, facciamo la maglia bassa, chiudiamo praticamente l'ultimo angolo, tre maglie alte, chiudiamo, chiudiamo, chiudiamo e abbiamo finito. E così, se guardate, abbiamo una sola codina da nascondere, che è quella con cui abbiamo chiuso. Adesso cosa ci manca in una sciarpa che si rispetti? Le frange. Mettiamo le frange, utilizziamo questo rimasuglio di rosa, facciamo un pochino di frangettine, prendiamo un pochino, io lo prendo, lo piego in più parti fin quando sono soddisfatta della misura, così questa mi sembra una misura soddisfacente per delle frange. Credo di averle tagliate tutte, poi prendo 3 o 4 fili, vediamo. Ne prendo 4, dovrebbero bastarci. Faccio così. Le infilo nei buchetti, vedete qua ci sono i buchetti, quindi ne infilo così. E la prima frangia è messa. Prendiamo altri 4 pezzettini di filo e facciamo la stessa cosa, quindi lo avvolgiamo, lo prendiamo così, non li ho presi tutti, un attimo che lo metto meglio. Lo prendiamo, no, ho sbagliato, lo prendiamo così, lo mettiamo sul davanti in questo modo e dopodiché ci facciamo passare tutti i fili. State attente a non fare quello che stavo facendo io, quindi a sbagliare il verso della frangia. Lo dovete mettere tutte dallo stesso verso. Ah no, l'ho sbagliata, l'ho proprio sbagliata, vabbè, la sistemerò dopo. Comunque il principio l'avete capito. Mettiamo le altre, poi l'ultima la sistemerò dopo. Vi voglio fare vedere proprio l'idea del progetto finito, dal dietro sul davanti, in questo modo. Ecco qua, è rimasto uno fuori, lo catturiamo e lo riportiamo dentro, così. Ecco, questo l'ho messo uguale, vedete? Poi questa la devo togliere perché proprio visivamente mi disturba. Ho sbagliato di nuovo, sì. Che pasticcione. Beh, comunque il principio l'avete capito. Adesso vedo di mettere questa velocemente e l'altra, che così le pareggiamo e abbiamo finito. Poi fatto dall'altra parte lo faccio da sola,
perché come vedete oggi evidentemente sono un po' strana. Allora, lo infilo così, adesso dovrebbe essere giusto dal dietro sul davanti. Eccolo qua. No, ho sbagliato di nuovo. Va bene. Facciamo finta che non avete visto niente. Adesso io volevo farvi vedere soltanto che pareggiavo le frange, pareggerò soltanto queste perché l'altra proprio non me la sento, la devo togliere. Pareggiamo le frange e sostanzialmente il progetto è finito. Beh, vediamo se riesco a mettere almeno l'ultima, dai. Vediamo un po'. 1, 2, 3 e 4 fili, sì, comunque ci basta per tutte e due le frange, sia per questa che per l'altra, sempre se riesco a metterlo, perché dal davanti verso il dietro, così, vediamo se è vero stavolta. Mi sa che stavolta sì, stavolta sì, ne ho prese metà, prenderemo l'altra metà, la prendiamo subito. Ok, sì, stavolta è giusto, quindi anche qua andremo a pareggiare le frange in questo modo. Vedete, sì. Ok. Questa la rimetterò per l'ennesima volta, è così. Vedete che non tutte le ciambelle riescono col buco la prima volta, ogni tanto c'è qualche cosa che non riesce. Poi basta ragionarci con la logica, però quando magari una cosa parte male, uno si dispone in maniera poco positiva e poi succede quello che avete visto. Però non è niente di irreparabile come avete visto, poi d'altro canto voglio dire, sono cose che si possono correggere e non succede nulla. Niente, semplicemente se dovete fare comunque una cosa fatta bene ci vuole un po' di concentrazione, un po' di pazienza e soprattutto l'amore per il particolare, che è una cosa per me fondamentale. Quindi dal dietro sul davanti, così. E adesso facciamo passare per bene tutti i fili in questo modo. Non sono passati tutti, ma li recuperiamo gli altri. Ecco, così magari ho utilizzato un uncinetto più grande, cosa che avrei dovuto fare anch'io, però questo ci avevo a portata di mano. Ecco qua, e adesso ci siamo, vedete che sono tutti messi bene. Adesso pareggiamo tutte le frange, così perlomeno avete proprio la visione del risultato finito, almeno da una parte. Poi le altre non vogliatemene, ma me le metto in tranquillità, che così evito di fare pasticci come ho fatto adesso. Ecco qua. Frange messe, sciarpa fatta, guardate che bello l'ensemble con il cappello. Adesso ve lo faccio vedere così. La mettiamo così come se fosse tipo in esposizione. Vi faccio vedere l'ensemble con il cappellino. Guardate che meraviglia, è veramente un accostamento bijou. Io spero che anche questo tutorial vi sia piaciuto, che vi abbia dato degli spunti per fare il guardaroba delle vostre bambole. Se non lo avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al canale e a cliccare la campanella per non perdere nessuno dei prossimi video. E io intanto, come sempre, vi auguro buon lavoro e buon divertimento e vi aspetto alla prossima. Grazie e ciao!